So this is an example of extended producer responsibility. Quindi questo è un esempio di responsabilità dei produttori estesa, che continua. The company has internalized all the packaging costs. Per cui le industrie, le ditte hanno incorporato i costi dell'imballaggio e tutto quanto, se li assumono loro. Now that's a fairly easy example, isn't it? I'm sure you've all heard of refillable bottles. Questo è un esempio piuttosto facile, sono sicuro che tutti voi avete già sentito di bottiglie riutilizzabili. Just one object made of one material. Si tratta di un oggetto fatto di un solo materiale. But what about a more difficult example? Ma vediamo adesso un esempio più difficile. What about a machine of over 1,000 different pieces? Prendiamo ad esempio un macchinario fatto di oltre 100 pezzi diversi. Of different materials. Di materiali differenti. And a machine that is currently being exported to 16 different European countries. È un macchinario che è diffuso in 16 paesi europei. Could we use that same approach of taking the new machines in one direction and the old machines in the opposite direction? Potremmo forse usare lo stesso approccio di vendere, diciamo, i macchinari in una direzione e averli indietro allo stesso modo? The answer is yes. La risposta è sì. The Xerox Corporation in Europe is doing that right now. La ditta, diciamo, l'industria Xerox in Europa lo sta facendo. They are recovering old copying machines from 16 different countries. Stanno, diciamo, prendendo indietro vecchie fotocopiatrici da 16 paesi europei. They're bringing these to huge warehouses in the Netherlands. E le raccolgono tutte in Olanda. They're stripping down these machines and recovering 95% of the materials as either parts or recyclable materials. Per cui riescono a riutilizzare oltre il 95% di tutti i materiali. Now that's pretty good. E questo è una bella cosa. But here's the amazing thing. This company is saving $76 million a year doing that. Una cosa sorprendente è che questa compagnia, questa industria ha risparmiato 76 milioni di dollari nel 2000. And this is the exciting news for industry. E questa è la cosa eccitante per l'industria. When you make less waste, Quando produci meno rifiuti, when you recover and reuse your materials, quando recuperi e riusi il materiale, you're going to save money. puoi risparmiare soldi. And it's been proved again and again. Ed è stato dimostrato diverse volte. So let's look at community responsibility. Vediamo la responsabilità della comunità. And may I say right from the beginning that I have been impressed today with some of the things that you're doing already here. E lasciatemi dire che sono rimasto molto impressionato già da subito oggi da alcune cose che state facendo prima. So this morning I went to Tortona, I saw your recycling facility and your composting facility and then your landfill. Per cui in Tortona ho visto gli impianti di riciclaggio e la discarica, il compostaggio. Yeah. And I think you're doing a lot of good things here. Penso che state facendo molte cose buone. Community responsibility begins with these 10 things. Allora, la responsabilità della comunità comincia con queste 10 cose. These are the magic machines that we need. Queste sono le macchine magiche di cui abbiamo bisogno. We need to separate early Dobbiamo dividere le cose, i rifiuti, into at least 3 categories: in almeno 3 categorie. compostables, recyclables, and residuals. Allora, qui chiedo l'aiuto. Compostare, riciclabili e i residui. And in a moment I shall tell you about San Francisco, where they have a program which is called It's as Simple as 1, 2, 3. Allora, vi parlerò per esempio di San Francisco, dove hanno un progetto che è semplice, denominato 1, 2, 3. Semplice come dire 1, 2, 3. You also need a place where people can drop off their household toxics like paint and batteries and so on.
c'è bisogno anche di un posto dove la gente possa mettere i loro rifiuti, diciamo, tossici come le batterie o le vernici. And this is an excellent example of that in Nova Scotia. C'è un eccellente esempio di questo in Nuova Scozia. Every Saturday morning, citizens can drive into these centres and they don't even have to get out of their car. Somebody opens the trunk and takes the toxics out and puts them in the right place. Per cui ogni sabato mattina in Nuova Scozia c'è questa usanza che la gente va a portare questi rifiuti loro tossici, non devono neanche scendere dalla macchina, li posano giù ed è tutto fatto. And throughout our cities we need reuse and repair centres to repair old appliances like stoves and refrigerators and furniture. Abbiamo bisogno anche di centri per il recupero degli elettrodomestici, diciamo. And there's a very good example of that in Burlington, Vermont, where they're not only reusing and repairing, but they're also training people that have no skills from the street. In 6 months, they're able to train them to repair large appliances. E per cui in Burlington, nel Vermont, negli Stati Uniti, stanno facendo, oltre a questi centri di recupero di questi materiali, prendono anche persone che non hanno le capacità e insegnano loro come gestire, come riparare elettrodomestici e cose varie. Large appliances, small appliances, electrical goods, electronics, computers. Per cui computer, apparecchiature elettriche e elettrodomestici. Another thing that we need to do, particularly in America, is deconstruction instead of demolition. Instead of smashing buildings down and producing a pile of rubble, we need to take them down carefully so that we can use some of those materials again. E un'altra cosa che facciamo negli Stati Uniti è quella, per esempio, di non demolire completamente con un'esplosione tutti i vecchi edifici, ma di farlo con cura, recuperando tutto quello che è possibile, smontando pezzo per pezzo gli edifici. Again, this creates jobs. Questo crea del lavoro. And value added, small businesses. E affari piccoli, valore aggiunto di questi piccoli giri di affari. For example, in California and in Australia, they're taking the wood from old houses and making beautiful furniture out of that old wood. Per esempio in California e in Australia prendono il legno dai vecchi edifici che devono essere demoliti e fanno dei bellissimi mobili. So the compostables then will go to a composting facility. Per cui, diciamo, le parti di compostaggio andranno a un impianto di compostaggio. And you have an example in Tortona. Avete un esempio qui a Tortona. The recyclables will go to a materials recovery facility. I materiali riciclabili andranno a un impianto di recupero dei materiali. Example in Tortona. Esempio di nuovo Tortona. But what we also need to think about is, can we manufacture something from these materials locally? Are we going to simply export these materials to somewhere else, or can we attract the industries to make new products here? Ma quello a cui dovremmo anche pensare è di non soltanto poi esportare o mandare via questi materiali poi portati agli impianti, ma magari chiamare le industrie in luogo, sul nostro territorio, a cercare di produrre qualcosa con questi rifiuti. Now the big difference with what I have to say and what I saw today is with the residuals. Your residuals here are going straight to a landfill. Per cui, diciamo, la cosa che ho notato qui è che i residui qui vanno direttamente all'impianto di... With the zero waste strategy, they don't go straight to the landfill, they go to a residual screening and research facility. Ok, sì, qui vanno direttamente, diciamo, in una discarica, mentre con questa proposta di residual screening, l'impianto di selezione invece molto più accurato, c'è un progetto di ricerca diverso.